Benvenuti in questo nuovo video. Dobbiamo rientrare e vogliamo condividere con voi parte di questa giornata. Facciamo visita al borgo di Lo, scritto Laux, dove c'è anche un'area sosta camper, e faremo anche un'altra piccola sosta per il pranzo in un posto tranquillo un pochino più sotto che vi faremo vedere. Comunque siamo vicini all'area camper, ve la facciamo vedere se vi può interessare. Noi ci siamo stati 3 anni fa col vecchio camper, siamo stati benissimo. Forse costava qualcosina meno. Qui c'è l'uscita. Il prato dell'area camper. Esatto. Qua c'è un parcheggio dove noi non ci fermeremo, ma andiamo oltre. Qua c'è il lago. Qui c'è il lago. Bello, poi ci veniamo a fare un giretto, proprio carino, un lago alpino bellissimo. C'è anche una leggenda che poi magari vi raccontiamo. Lì c'è l'entrata dell'area camper, vedete, dice tutto quanto, il barbecue e quant'altro. È molto frequentata ed estate. Il parcheggio, che ricordavamo sempre pieno di camper, è chiuso con una catena, quindi Luca è andato a chiedere alla signora dell'hotel come possiamo, dove possiamo fermarci un paio d'ora, ecco. Allora, abbiamo chiesto... lo so. Cosa succede? La cintura. Abbiamo chiesto alla signora lì dell'hotel. Allora, se andate giù, qui c'è scritto no camper, ma la signora comunque gentilissima ha detto solo per fare la visita. Puoi spegnere? Sì. Solo per fare la visita, che potevamo parcheggiarci qua e niente, perché se andavamo giù ci doveva far pagare 20 euro sinceramente per 3 ore e non nemmeno usufruire dei servizi. Non mi sembra il caso. Anche no, proprio. Ok, andiamo a fare una visita a Usso. Anzi, prima andiamo a vedere il laghetto, così facciamo uscire anche un po' i cagnetti. Dai. La leggenda narra di un contadino che lavorava sempre la sua terra, incessantemente, anche nei giorni di festa, sempre. Durante un temporale molto forte, questo terreno si allagò e diventò il lago di Laux. Noi prendiamo parte al contadino, anche se questo lago in realtà è semplicemente un lago alpino formato da una sorgente che sta proprio lì di fronte a noi. Se fate il giro del lago in 3 minuti la vedete. Ha dei colori meravigliosi. C'è una libellula blu, non so se la vedete, bellissima. Andiamo in paese. La piccola frazione di Lo, Laux, scritto, fa parte del comune di Usso.
che con tutte le sue frazioni, pensate, conta solo 185 abitanti. I tipici tetti delle case di montagna armonizzano alla perfezione con le alti pareti rocciose e i boschi di larici e abeti qui intorno. Trovi pace, acqua fresca e cibo per la mente. Mi raccomando, ricordatevi, per la mente, non per la pancia. Infatti non c'è nessun tipo di negozio di alimentari, supermercato, non c'è nulla. C'è solo il ristorante del lago, che tra l'altro ha ottime recensioni. Ci saremmo fermati volentieri, ma purtroppo non accettano i cani e noi abbiamo sempre assolutamente la priorità di non lasciare i cani in camper nel modo più assoluto, per qualunque tipo di motivo. Noi i cani in camper mai, nemmeno d'inverno, nemmeno col fresco, niente, mai. Non vi devo nemmeno spiegare il motivo. Questo per quanto riguarda il ristorante, così abbiamo letto. Per quanto riguarda l'area camper, invece, i cani sono ammessi, ovviamente. Comunque vi lasceremo un link in descrizione col numero, perché la signora è stata gentilissima, sono disponibilissimi a spiegarvi tutto, a darvi tutte le informazioni del caso. È un luogo che merita. L'area camper tra l'altro è molto pulita, funzionale, ve la consigliamo. Parrocchia di San Pietro. Questo borgo è piccolo ma è stupendo. Vi troverete davanti a degli scorci che sembrano usciti da un libro di favole. Se avete lo scooter nemmeno ve lo dico, se no anche in mezz'ora a piedi, più o meno, dipende dal vostro passo, arrivate a Ussò, diciamo il capoluogo del comune, che è molto tipico con i suoi murales sulle case. Noi l'abbiamo visitato più volte, vi consigliamo di andarlo a vedere. Questa qua è l'entrata dell'area camper. Non so se ve l'ho già detto, ci siamo stati 3 anni fa col vecchio camper, siamo stati molto bene.
Laggiù in fondo c'è carico e scarico, parecchie colonnine della corrente, qua c'è la zona barbecue, un pannone coperto, parecchia manutenzione e gentilmente, visto che siamo solo di passaggio, ci ha fatto parcheggiare qua sopra. Eccoli qua. Estate 22, ma essendo che sono ancora qua probabilmente sono ancora validi. 20 la prima notte e 15 le successive. Ci sono anche 0,50 centesimi a notte per persona come tassa di servizio. Questa è una cosa nuova perché quando siamo venuti noi non c'era. Il ristorante ha buonissime recensioni, il lago è bellissimo. L'area camper è aperta esclusivamente nella stagione estiva, almeno fino ad ora è stato così. Ok, lasciamo l'aux, o l'aux, mi piace dire l'aux, parliamo come mangiamo e andiamo a fare pranzo in un posto vicino al fiume, niente di che qui in effetti è un po' scomodo, poi c'erano macchine, speriamo che là non ce ne siano molte. Un posto vicino al fiume che abbiamo visto su Park4Night, gente ci ha anche dormito, può essere una sosta di passaggio, ecco, così come noi, anche perché poi noi ci dobbiamo fermare in Piemonte per cose personali, quindi non andremo subito a casa, ma dovremo, diciamo, interrompere comunque la vacanzina, il mini weekend. Stiamo passando nel paese di Fenestrelle, dove c'è il forte. Non ci fermiamo, sappiamo che c'è sia un'area camper e c'è anche direttamente il parcheggio del forte dove i camper possono parcheggiare. Non ci fermiamo, non lo visitiamo perché ci siamo già stati minimo 2 volte. Ed è impegnativo. No, molto impegnativo, cioè quando venite a fare la visita fate quella e poi basta, perché almeno per noi è stata al tempo molto impegnativa. Eh sì, anche perché comunque il forte risale per tutta la montagna, quindi arriva fino in cima. La chiamano la muraglia cinese italiana. Quindi è seconda solo alla muraglia cinese. Eccolo qua. Di qua si va su e si può parcheggiare lì, almeno l'altra volta col camper vecchio abbiamo parcheggiato lì tranquillamente. Ora invece andiamo un cicino in più giù nel paesino sotto e parcheggeremo giù. Qua c'è il pavé. Pavé è antiscivolo, no? Ma scivola. che anzi? È peggio, nelle curve poi. È una furbata, però. Urca, no. Sì, chambons. Merda Luca, ma siamo sicuri di quello che stiamo facendo? Io direi di sì, tu? Sì, ok, Sì, poi sicuramente ci sarà qualche altra. C'è dei camper che sono 3 volte noi, quindi ci sono passati loro. Sì. A salire di là che non mi piace tanto. Vediamo. Magari ci sarà un'altra strada. Secondo me poi c'è un'altra strada per forza. Un po' più principale. Chambons, che carino, vedi? La tua destinazione si trova sulla destra. Eccoci qua. Ci sono anche 2 camper, area giochi, l'area picnic lì. Ci mettiamo qua sotto l'albero un po', che siamo un po' più all'ombra, tanto siamo carichissimi. Sì. Siamo un po' più freschi, col culo indietro magari.
se ti va. Sì. Guarda là, il forte di Fenestrelle. Sì. Chambons. C'è un'area picnic un po' abbandonata, forse laggiù, una fontana chiusa, però è un bel posticino. Laggiù in fondo c'è 2 camperini. Ci siamo messi un po' all'ombra, tanto il pannello può anche riposarsi. Noi faremo pranzo qua e non è detto che mi faccio anche un giretto nel paese, già che ci siamo. C'è un po' di centralità. Sì, infatti c'è un campanile, così per curiosità. Chambon è una frazione del comune di Fenestrelle. Fontanella per riempire bottiglie e tanichette. È utile perché qua c'è la fontanella, lì c'è il parcheggio, vedete? Laggiù c'è segnalato un altro parcheggio. Bellissime queste pietre colorate. Io anche mi diletto a farle, a lasciarle in giro. Chiamato anche la selva di Chambon, proprio perché ci sono degli antichi larici proprio qua sopra il paese che fungono da protezione dello stesso borgo. C'è anche una segnaletica che indica proprio il percorso. Entrata della chiesa molto particolare, dentro un portico. Questa è una casa privata in vendita, ho visto. E qua c'è un giardino. Originale. Qua dal parchetto dei bimbi c'è una fontanella, un po' di panche, tavoli, queste pietre che secondo me fungono da panchine. Carino. Ah no, l'acqua lì c'è, piano ma sgorga anche in quella fontanella lì. Allora niente, adesso c'è quella macchina parcheggiata, ma quella fontana che avete visto prima, che vi ho detto non so se c'è l'acqua o no, bene, c'è acqua, ecco, adesso si vede. Là in fondo c'è un tronco con un rubinetto, mi dice Luca, con tanto di tubo per caricare acqua. L'acqua esce, bella, anche una bella potenza, e c'è il classico tubo per attaccarci, non l'attacco rapido, ma insomma un adattatore. Esatto, c'è il tubo per la fascetta, ecco. Sì. Abbiamo fatto un pranzetto veloce, 2 raviolini burro e formaggio, un caffè in piedi. Vogliamo evitare la tangenziale di Torino nell'ora calda, quindi ci diamo una mossa perché abbiamo un sacco di cose da fare e domani si lavora. Che bravo Mino di casa, che sai. Non esageriamo. Vabbè, sei anche bravo a caricare e scaricare la lavastoviglie, diciamolo. A casa, non in camera, ci manca solo. Potremmo pensarci in camera. Ma manco. Non so dove metterla, effettivamente, però. Noi non abbiamo la televisione. Usiamo solo le moka per fare il caffè, siamo un po' anti macchinette del caffè, ma questo anche a casa. Abbiamo avuto per anni le cialde, e poi ci siamo le capsule, poi vabbè, facendo anche un po' di ricerche ci siamo ricreduti. Non siamo qua a fare gli ecologisti, ma ognuno si informa e fa come crede.
E poi che cosa non abbiamo? Io non uso il phon, tanto ho dei capelli che sembrano scopa di saggina, e anche se cioè, no, in vacanza non sto ora a stirarmi i capelli, chi se ne frega. Tranquillamente che allora, piuttosto che riempirci di batterie e attaccare un inverter a queste, a noi ci basta quella che abbiamo, 150 ampere. A parte che non è detto che magari ci avvicineremo a una di quelle power station più grandi, che hanno anche un inverter dedicato. Ma vedremo, Luca, a me non ne sento la necessità. No, certo. Però cioè, solo per girarmi la frangia, asciugarmi i capelli non me li asciugo a casa io col phon. Non mi piace sforzare questa batteria, mentre invece ce l'hanno anche consigliato, certo. Basta. E adesso ci beviamo il caffè, poi direzione Piemonte, diciamo. Sì. Ma me lo giri anche, non bermelo, Ah no? Zola è crollata. In settimana devo fare una mega pulizia, voglio aspirare anche il materasso. Tanto non fa caldo da noi. No, sono 34 gradi di notte. Con l'umidità vicino a dove dobbiamo andare, e soprattutto fuori dall'Interland torinese, dove comunque c'è più traffico e non abbiamo voglia. Avevo visto anche che a Villar Perosa c'è uno scarico e un carico vicino a un lago, ma niente, noi tiriamo dritti, preferiamo farla lì a Mondovicino. Preferisco togliermi la zona di Torino, tutta la tangenziale, il prima possibile, prima che... C'è una mosca in campo. Sì, vabbè, adesso apriamo i finestrini, dovrebbe andare via. Speriamo. Togliermi quella zona lì della tangenziale di Torino prima che ci sia il Quanti chilometri vero. siamo? 5.200. 5.208. Ovviamente abbiamo già fatto il primo cambio d'olio. Sì. Non l'abbiamo documentato, ma ci è venuta la scritta, perché comunque ha quasi un anno, e sì, filtro e quant'altro. Beh, dai, buono. Devi metterti la cintura subito. Allora, adesso c'è questa curvetta. Siamo scesi giù di lì, e non è bella per niente. Ho detto chissà dove andiamo a infrattarci. Ce la faremo? Sì. Bravo, manca una manovra. Mantieni la destra per continuare su strada provinciale 23 del Colle di E Sestriere. voilà, siamo di nuovo sulla statale provinciale, sulla strada principale del Sestriere. Di qua si va al Colle delle Finestre. Strettina è la strada lì. Continua su strada provinciale 23 del Colle di Sestriere per 15 km. Qua invece la strada, nessun problema, è normale, sono due corsie normali. Ma non è più statale, ho letto. Mi dà provinciale, non so. Io sapevo che era statale. Fu statale. Vabbè. SP, vedi? Provinciale, esatto. Anch'io pensavo fosse statale, invece no. Forse è nata come statale, poi l'hanno declassata. Non so, ho detto una stupidaggine sicuramente, ma fa niente. Comunque si percorre facilmente. Ricordatevi, sabato e domenica c'è una marea di moto, ecco, che vanno su e giù, e alcuni vanno. Siamo sulla Gruvier Route, ossia strada dei buchi. No, vabbè, c'è stato un momento che ho detto stiamo andando sui cerchioni dal rumore che facevamo, ma non è normale, Cioè, non è normale. Ma perché? Non c'è 10 metri di strada senza dei crateri, dei buchi, degli aggiustamenti. Fermi in autostrada, abbiamo trovato questo carico e scarico. Ricordiamoci che in autostrada noi paghiamo un biglietto, e così come i pullman e i camper abbiamo diritto al camper service. Ok, no, stavo dicendo che abbiamo trovato un'area di servizio. Com'è che si chiama? Allora, se non sbaglio, questa è Rio dei Cocchi Ovest. Rio dei Cocchi Ovest. Comunque deve essere fra Torino e Savona. Deve essere
dopo la tangenziale. Luca sta rimettendo le catene. Abbiamo scaricato nere, grigie, siamo a posto, scarichi, pronti per tornare in autostrada. Grazie infinite se siete arrivati fino a qui a vedere il nostro video. Vi diamo appuntamento a giovedì prossimo per farvi vedere dove siamo stati questo ultimo weekend. Ciao!